partiamo. Buonasera a Buonasera, tutti. Umberto, stasera, buonasera. buonasera. Stasera parleremo dell'Italian Betta Show che si terrà a giugno e ne parleranno Mario Bertocco e Marco Nico. Perfetto. Allora, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Niente, siamo qui un po' per pubblicizzare questo evento importante che si terrà il 14 e il 15 giugno a Carvico, in provincia di Bergamo, ed è già il terzo anno che lo stiamo, diciamo, facendo e si terrà, diciamo, nella sede della Mangrovia, diciamo, nelle serre dove si trovano le serre della Mangrovia. Niente, allora questo evento è praticamente patrocinato, diciamo così, dall'Associazione Italiana Betta, dalla Mangrovia ovviamente che è quella che organizza e ci ospita e che ringraziamo con Federica e Mario, con il Bettas for All che è diciamo l'associazione, neanche un'associazione, diciamo un gruppo di giudici europeo dove viene redatto lo standard europeo appunto del Bettas for All dove noi appunto abbiamo il supporto con loro. Abbiamo appunto quattro giudici certificati e due apprendista, c'è Joep van Esch, Michael van Bemmel, Sabrina Helderost e Alanna Van Bemmel e come apprendisti giudici ci sono io e la Liz Steller, che è una ragazza austriaca. Allora, questo evento si terrà, allora, partendo un po' dal programma, diciamo, con il giovedì l'arrivo dei pesci. Arrivo dei pesci, l'invascamento, la separazione delle categorie, eccetera, eccetera. Il venerdì sarà chiuso al pubblico, nel senso che sarà dedicato esclusivamente al giudizio e quindi la gente non potrà essere presente, diciamo, il venerdì, ma il sabato e la domenica è aperto a tutti. L'ingresso è gratuito, non si paga assolutamente nulla, quindi siete tutti invitati. E niente, ci sarà poi, diciamo, come posso dire Mario, ci saranno allestimenti di vasche in diretta davanti al pubblico, sia una vasca wild che la farà con Davide Marino e Lorenzo Tarocchi e con delle vasche per i betta show che la farò io. Il sabato e la domenica sarà anche possibile per chi vorrà mettere in vendita i pesci farlo e che per chi vorrà acquistarli poterlo fare, ovviamente. Perché è una grande occasione, sinceramente. Abbiamo tanti paesi europei, tanti italiani, quest'anno devo dire tanti italiani, Mario, sono davvero contento perché vuol dire insomma che un po' il movimento italiano si sta dando da fare e cerchiamo un po' di fare la concorrenza agli europei, diciamo. Poi siamo europei anche noi, però agli stranieri, diciamo. Abbiamo come paesi stranieri, abbiamo Olanda, Germania, Belgio, Francia, Austria, Danimarca. Mi dimentico qualcuno, Mario? Hai detto l'Olanda. L'Olanda sì, Germania, Olanda, Austria, sì sì, tutti Vuoi questi che paesi che condivida le poi... immagini? Magari, ecco, magari mettici pure tutta la lista. Siamo arrivati a 340, 41, Mario, di pesci, 341 iscrizioni e abbiamo 400 vasche disponibili. 400 vasche disponibili, calcolando che mancano ancora quasi 3 settimane alla fine, perché la chiusura delle iscrizioni è il 6 di giugno. Ecco qua. Rimangono 59 vasche vuote e totale pesci iscritti sono 341, di cui 204 italiani, 23 Germania, 49 Olanda, 49 Olanda, sì, 40 Danimarca, 20 dalla Francia e 5 dall'Austria. Secondo me abbiamo, credo sia probabilmente il record europeo, Mario, come numero di iscritti ad oggi. Adesso stiamo aspettando qualche partecipante anche dal Belgio, quindi dovrebbe Sì, esserci un'azione in più. sì, infatti, io l'ho nominato il Belgio perché appunto mi aveva detto che dovrebbe mandare i pesci, quindi l'ho già messo in preventivo che venga, insomma. Però veramente, allora, se calcoliamo che il primo anno abbiamo fatto 200, 220, 222 pesci, se non ricordo male, non vorrei sbagliare.
Il secondo anno ne abbiamo fatti 2,52, 2,53 e quest'anno siamo già a 341, che è veramente tanta roba, tanta roba. È veramente un grande successo. Ringrazio appunto anche gli allevatori italiani, di cui tanti sono soci AIB, perché bisogna avere anche coraggio e andare, fare, alzare, diciamo, le gambette e venire e portare i pesci, perché veramente cominciamo ad avere dei pesci importanti anche noi e possiamo veramente dire la nostra a livello anche europeo, insomma. Poi se volevi parlare degli sponsor, Mario, magari volevi dare... Allora, no, sicuramente quando, tornando sui numeri che abbiamo raggiunto in soli 3 anni, raggiunto tutti insieme, Certo, due parole sulla mia esperienza in Germania ad Aqua Expo del 25 aprile, sì, dove c'è stato il concorso IBC organizzato da Jans Assmann e la stima che hanno nei nostri confronti è è veramente vero. altissima. Ho portato qualche locandina da distribuire e le hanno attaccate ovunque. È una cosa che non mi aspettavo perché hanno veramente tappezzato ogni angolo dello show con E la ci, e nostra ci son- locandina. e ci sono le foto a Sì, testimoniarlo, sì, tra l'altro. sono tantissime fotografie. E poi i 3 giorni della manifestazione hanno fatto un sacco di domande sul nostro concorso, che ne hanno sentito parlare tutti benissimo, sotto tutti i punti di vista, per la Sì, qualità anche, dei pesci, per l'organizzazione, per l'accoglienza, per la precisione sì, nel lavoro. Ecco, queste sono cose che fanno piacere perché chi è venuto in Italia ha parlato benissimo del nostro show all'estero. E questa è una sì. cosa che mi ha fatto estremamente piacere. Vabbè, se calcoli, Mario, che personalmente c'è gente che da ottobre mi stava chiedendo già dove poteva prenotare l'hotel per venire, quindi si erano portati già avanti. Anche quando ero andato in Olanda l'anno scorso ad agosto, tanta gente mi ha detto: Guarda, Marco, che verremo in Italia. Sai, poi magari può succedere l'imprevisto dell'ultima ora, però la gente ha voglia di venire perché tutti, appunto, come diceva giustamente Mario, ne hanno sentiti veramente parlare bene. Nota non indifferente, secondo me, non ci sono mai stati, diciamo, imprevisti, cose che sono andate storte. Faccio un esempio, adesso non per dire, però in Germania hanno sbagliato a fare le classifiche, hanno pubblicato classifiche, anche quelle cose lì sono importanti, insomma, cioè, fortunato chiamo ferro, voglio dire, però fino ad ora è andato tutto bene, ma soprattutto Mario, la cosa che io ho sempre sentito da tutti, che si sono sentiti veramente accolti, si sono sentiti come a casa, si sono sentiti bene in compagnia, tra amici, e questa secondo me fa la differenza. Poi noi ce la giochiamo un po' anche col cibo, quindi vinciamo facile, insomma. Beh, hanno capito anche lo spirito, Sì, il motivo per cui organizziamo anche il concorso, qual è l'obiettivo poi di questo evento, è far incontrare gli appassionati. sì, Perché quando gli allevatori si incontrano, eh, si scambiano pareri, opinioni, è l'unico modo per crescere. Io non sono un allevatore di betta, riproduco qualche betta, io ho allevato i guppi, allevo i guppi, faccio i concorsi con i guppi ed è la stessa cosa. sì. Io allevo in casa mia e rimango in contemplazione dei miei pesci, facilmente rimarrò lì. E soprattutto pensi di essere sempre più bravo, ma perché non ti confronti con nessuno? Posso avere anche dei pesci belli, ma Certo, finché non vedo, non guardo, non osservo i miei pesci a fianco a quelli di altri allevatori, non capirò mai quali sono realmente i pregi e i difetti dei miei animali. O comunque è difficile, è estremamente difficile se non mi confronto con gli altri. Quindi uno dei motivi per cui abbiamo deciso di fare questo concorso, ecco, è fare un qualcosa che potesse piacere a persone che sono un pochino come noi, della Mangrovia, cioè allevatori appassionati. sì, sì, E sì, sì, no. sicuramente questi momenti di incontro sono momenti in cui l'allevatore può crescere dal punto di vista della selezione e quant'altro.
E poi ci No, piace incontrarci perché alla fine è anche un momento di festa. esatto, soprattutto, ma però, guarda, Dopo un lunghissimo lavoro, perché noi stiamo esatto, lavorando, stiamo lavorando a questa cosa praticamente giornalmente da 6 mesi. Adesso è sì, arrivata la fase in cui noi c'è dello il picco, staff diciamo, organizzativo ci si sente 10 volte al giorno, esatto. però cavoli, poi quando arrivi all'evento e vedi No, i pesci in vasca, è una bella soddisfacente. soddisfazione, è una Cioè, bella soddisfazione. ricordiamo il primo anno e non ce lo aspettavamo. Sì, È arrivata polizia, carabinieri, protezione civile sì, a chiudere la strada dalla gente che c'era in vivaio. sì, 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 mi ricordo benissimo. No, ma poi guarda, il lato molto importante è questa cosa, mi rivolgo agli allevatori, a chi è collegato, no? La cosa importante, dovete capire, è che questo evento è, è veramente da sfruttare perché voi potreste venire, chiedere poi ai giudici perché il vostro pesce ha fatto così, perché questo pesce è cos'ha, cioè potrete chiedere, finito il giudizio, chiaramente, potete chiedere quello che volete e questo secondo me è una cosa molto importante per crescere tutti, io per primo. Cioè, è un'occasione da sfruttare. Abbiamo dei giudici veramente importantissimi a livello europeo e mondiale, quindi ecco che li vedete nella schermata, a parte l'ultimo in fondo a destra. Però, però veramente, cioè, parli di IUP, è riconosciuto e stimato in tutto il mondo, ma anche in Asia, per dirti. Cioè, Mikel, Alanna, Sabrina, cioè, tutta gente d'esperienza e tutti allevatori. E soprattutto, ci tengo a precisare, tutte persone, diciamo, corrette, che sanno fare il loro lavoro in maniera impeccabile, insomma. Poi ci siamo noi due sotto, vabbè, che stiamo facendo il tirocinio, che però anche la Liz è una persona fantastica, insomma, è un bel gruppo, ecco, quindi approfittatene quando verrete. Chiedete se avete delle domande, fatele pure, perché è lì che si veramente, parlando faccia a faccia con i giudici, che impari qualcosa di più. E soprattutto una cosa che consiglio sempre, di essere molto autocritici verso i propri pesci. Perché se partiamo col discorso, ah, ma il mio era più bello, perché no, invece dobbiamo essere molto critici. E se avete pesci di qualità, Vincenzo, che lo vedo collegato e che saluto, è venuto il primo anno, ha fatto il primo posto, col suo pesce non se l'aspettava nemmeno. No, è stato il secondo anno, non il Secondo primo. anno, scusami, allora Il mi primo anno sono confondo. venuto senza pesci e Ah, mi sono ok, mangiato le dita. Il secondo esatto. anno ho mandato il pesce e non c'ero io. Ma, Quest'anno invece ci sono. e quindi non vinci ancora allora quest'anno se No, vieni. l'anno scorso ho vinto. Sono arrivato primo. Ma non c'eri però, tu devi No. stare a casa per non vincere. Ah, va bene, allora ok. No, no, però voglio dire, è stata una soddisfazione o no? Oh, grande, Eh, grande, molto grande. è bello Soddisfazione. perché ci lavori tutto l'anno, sogni tutto l'anno, vedi sti Eh pesci sì, tutto l'anno, poi speri sempre che migliorino e poi mancano pochi giorni, c'è qualcosa eh, che va storto. È anche un se, bel... anche se sono quasi a rischio di separazione, però complimenti, Ma non sei continuo l'unico, sempre. fidati, non sei l'unico, non sei l'unico. Eh, No, eh, però è una bella soddisfazione, davvero. sì. Io, Anche perché Mario, no, vai Mario, vai. se alleviamo e selezioniamo e poi non ci incontriamo con gli altri a confrontarci, alla fine Non ha senso. Io sinceramente non ti dico che porto i pesci perché, diciamo, è semplicemente per rivedere un po' di amici che ci vediamo Sì, semplicemente via chat e cose varie. esatto, No. esatto, esatto. Marco è una cosa un po' particolare, va bene, quello lo so, ma con altri che ci sentiamo, ad esempio c'è Simone, che Sì. l'ho straconvinto a partecipare anche con un No, pesce, no, infatti hai che sta scritto anche portando lui i dei pesci. pesci. No, Ma io infatti ho rotto le scatole tutto l'anno. mi avrà mandato 800 messaggi. Dove devo iscriverli? Quanti ne iscrivo? Ah, li devi vedere tu, gli ho detto quanti ne devi iscrivere, non io. No, però è bello creare questo entusiasmo, questa voglia di stare insieme, questa voglia di ridere, Ah scherzare, perché poi sì, dico sempre che va bene o va male, anche se non dovesse andare benissimo, non ti spara nessuno, voglio dire. ma chi se ma ne guarda, frega. Però, alla fine è un momento di festa, esatto. perché cioè,
i momenti in cui poi stare insieme, si mangia insieme, si beve insieme, sono tantissimi. Forse è una delle Ah, si parti. mangia quest'anno? Eh sì, sempre si mangia. Se no non ci presentiamo nemmeno. Ah, il primo anno non Speriamo eravamo, che si mangi. Allora vengo a dieta. Eh? il Faccio primo la anno dieta una settimana prima. No, il non primo eravamo anno... prontissimi con i pranzi e le cene, dai, eravamo abbastanza organizzati. Però lo scorso anno ce la siamo cavata mica male, dai. Sì, no, Mamma no, mia, l'anno Allora, scorso quest'anno no. siamo divertiti alla grande. allora Ciao. vediamo di salire qualcosa di tradizionale pure. Vabbè, tu se c'è del Infatti, cibo portalo, Vincenzo, che No, a non... te no, eh. A me no, ah ok, A va te bene. No. niente. Magari a No, Mario qualche bottiglia gliela porto, ma a te no. sì, c'ho ancora il sottoscala pieno io con te. Una volta mi dice, vuoi il Marsala, Marco? Te lo mando io, ma mi ha mandato 10 bottiglie di Marsale che le finirò nel 2800. Cioè, una roba... Portale allo show, portale Sì, allo le show. porto, bravo, le porto, le porto. No, lascia stare, ci penso io. Vabbè. Comunque niente, poi un ringraziamento speciale, Mario, io lo farei agli sponsor che ci hanno dato una grandissima mano quest'anno, una grandissima mano. Sì, allora organizzare un concorso è costoso, è veramente costoso. Sì. Eh, Faticoso e non solo costoso. in termini di soldi, sì, in termini di tempo, tantissimo, perché cercare di curare nei minimi dettagli ogni aspetto organizzativo, tenendo conto che imprevisti ce ne sono sempre. Ehm, seguire tutta la parte burocratica, perché i tavoli in vivaio non compaiono dal nulla, ad esempio. Abbiamo fatto delle richieste di patrocinio, abbiamo affittato gazebi, tavoli, c'è tutto il discorso ATS, ex ASL da gestire, perché Discorso comunque un po' ci sono degli politico, diciamo anche. sì, tantissimo, tantissimo, e la cosa richiede da parte di tutto lo staff che sta gestendo la cosa tantissimo tempo, sacrificio e soldi. E sicuramente l'aiuto degli sponsor è importante, è importante. Molto. Sponsor che abbiamo avuto fin dalla prima edizione, qualcun altro si è aggiunto, sponsor che non c'entrano nulla con l'acquariologia in alcuni casi ma ci hanno voluto sostenere per amicizia, come la Meccanica Roselli. C'era Laura G-Color, già dallo scorso anno, che ci dà Esatto. una mano. Greenvet dalla prima edizione e poi qualche azienda d'acquariologia come Oase, Newa e la Sicce insieme a Sichem. Tutti aiuti che ci permettono di fare un concorso ancora più bello. Ecco, a noi non Sì. interessa semplicemente coprire le spese, se ci arriva un aiuto, facciamo qualcosa di più bello, facciamo i premi più belli, facciamo gli attestati più belli, ecco, li spendiamo tutti questi soldi. Sì. Perché? Perché ci interessa fare un bel evento. Di sicuro non li intaschiamo noi, Mario, questo è poco ma sicuro, lo voglio dire proprio. Ma Cioè, guarda, gli sponsor che hanno chiesto abbiamo rendicontato tutte le spese che ci sono e c'è da mettersi le mani nei capelli. Però è esatto. una cosa che, ecco, siccome qualcuno l'ha chiesto, No, ci no, è giusto, è mancherebbe. giusto, è giusto, è giusto. È corretto che È sia una così. cosa che facciamo per piacere. Sì, e veramente credo, Mario, che tanta gente non si renda conto di quanto lavoro fisico ci sia, di quanto lavoro anche, come hai detto, a livello politico per avere permessi, non permessi, per esporre una cosa, per fare l'altra e soprattutto quanti soldi servano. Quanti Beh, soldi allora, servono. chi ha organizzato eventi in passato lo sa. Eh Gli beh, certo. allevatori che sono venuti lo scorso anno, l'anno prima e torneranno quest'anno se ne sono assolutamente resi conto e sono stato contentissimo che veramente, anche se in tantissimi casi non ci conoscevamo, perché con tantissimi allevatori è stata anche l'occasione per conoscersi durante il concorso, quando c'era qualcosa da fare, nessuno si è tirato indietro. Anzi, non nessuno si è tirato indietro, tutti si sono proposti di dare una mano. Mi ricordo anche il primo anno, quando abbiamo fatto la grigliata, eravamo lì tutti a... Sì, 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 È sì, stato è vero, bello. è vero, è vero. No, poi Mm. c'è, diciamo, uno staff di base, possiamo chiamarlo così, Mario, che lavora da novembre, si può dire. Stiamo lavorando da novembre, dicembre, giù di lì, e siamo a maggio e quindi è veramente 6 mesi che ci sentiamo tutte le settimane, ultimamente tutti i giorni e ultimamente più di una volta al giorno. Ci vediamo tutti i sabati.
Ci vediamo tutti i sabati E per ci mettere... lavoriamo la domenica. Sì, sì, veramente. E volevo ringraziare queste persone, Giovanni, Milena, Mario, Francesco. Francesco, esatto, me ne dimentico magari qualcuno, perché veramente ci danno una grande mano e sono importanti, insomma. Quest'anno, come lo scorso anno, stiamo cercando di curare anche quei dettagli che riguardano l'accoglienza per i visitatori, quindi i servizi, come possono essere la somministrazione con delle aziende agrituristiche che faranno da mangiare. Abbiamo chiesto qualche gazebo in più, qualcuno lo affitteremo perché dovesse piovere o dovesse far troppo caldo come 2 anni fa, almeno c'è qualche zona in più all'ombra. No, beh, Vincenzo possiamo lasciarlo al caldo perché è abituato, non è un problema. È abituato. Anche Anzi, Maurizio è abituato, eh? anche Maurizio, esatto, esatto. Anche il caldo torrido di Bergamo quando non c'è Es- vento. Esatto. Ciao Oltretutto, ragazzi. chi ha salutato? Non ho capito. Maurizio è stato. Ah, ciao Maurizio, ciao ciao. Ma non riesco a entrare. Mi deve piacere la richiesta. Eh, c'è qualcuno ancora che deve entrare? Eh sì, noi non Io, riusciamo a al entrare. computer. No, ma noi ti vediamo, Maurizio. È col telefono, vuole entrare col computer. Ah, Io non ho nessuno in sala d'attesa. no, ma noi ti vediamo, Maurizio, dal video. Sì, ma volevo entrare col computer per vederlo meglio, anziché Allora voi. forse dovresti uscire e rientrare dopo, può Scusami essere. No, ma Maurizio, No, è il computer. è l'account di Zoe. Ah, vorresti ok. entrare da computer per vedere meglio Marco. Esatto, cioè, no, guarda, lascia stare allora. Dai, E- vedere e- questa bella... evita, evita, che è meglio, evita. No, perché? Dai, sei No, bello pure così. guarda, è una meraviglia. Come una meraviglia. Io sto male però. Guarda, che tra l'altro, Mario, piccola cosa che stiamo un attimino cercando di organizzare, volevamo anche mettere a disposizione una guida per il giorno di venerdì, giusto Sì, Mario? allora, stavamo Racconta. pensando, comunque, dato che gli allevatori, i visitatori arrivano il giovedì, si fermano fino alla domenica, il venerdì stavamo pensando di organizzare un tour guidato per Bergamo, Bergamo città o altre, eh, per chi Sì, volesse fare un... con una guida che vi spiega un po' tutto. Lo scorso anno, Cosa? De Hura de Hota. Ah, ma tu dovresti tutte e due. beh, lo scorso anno sì, Maurizio, Sì, è stato eh, stupendo. Grazie ai tuoi genitori è stato fantastico. magari quest'anno riusciamo a organizzare qualcosa anche su Bergamo, ecco, giusto per non rimanere inchiodati lì tutto il tempo. Sì, Tanto una volta che il venerdì siamo lì per le 6 del pomeriggio, che sì. anche i giudici hanno finito, gli lasciamo prendere un attimo fiato e poi... Quest'anno mi sa che veramente c'è da prendere un po' di fiato con tutti sti pesci. Ah Sì, sì. no, no, però vabbè, è bello, è impegnativo, però è bello sicuramente. Quindi... No, però, Ecco, ecco, in ogni caso noi abbiamo parlato dell'importanza Sì. di questo evento per gli allevatori. Chi c'è stato già lo sa e lo riconosce e sta ritornando, ma anche è un evento importante anche per il semplice appassionato di betta. Non bisogna essere allevatori per venire a visitare l'Italian Betta Show, o anche chi è semplicemente incuriosito, si vuole vuole... approcciare perché il sabato e la domenica è un'occasione per parlare con gli allevatori che sono lì presenti, hanno i loro pesci esposti, è un'occasione per acquistare i pesci Sì. e No, seguire le conferenze che ci ma sono, i due allestimenti live, quindi soprattutto avere tante tipologie di pesci a disposizione, che non è facile, sembra una cosa così, però qui puoi trovare tutte le tipologie di pesci che uno magari sta cercando da tempo e magari puoi anche far fatica a trovare. Qui c'è l'occasione. Anzi, Nicole, se riesci a mettere il programma
che magari lo facciamo... Anche perché fra la parte del betta show e il Ok. negozio avremo 700 betta. Esatto, esatto. Sì, sì, perché poi si può visitare anche il negozio di Mario che è a 3 minuti di strada, proprio comodo, e anche lì potete, oltre a Betta, anche altri pesci ovviamente. Ormai è diventato un punto di riferimento importante, Mario. Ciao Allora, più o meno Edoardo. in estrema sintesi abbiamo detto un po' tutto, ma se c'è Sì. qualche dubbio, No, perplessità, magari facciamo passare il programma che abbiamo dal sito lì. Sì, sta caricando che è un po' lentino. Va bene, dai, intanto... Ok. ci sta dando un importante supporto a livello pubblicitario sia la piattaforma Platipo Sì, dell'amico Riccardo, sia la piattaforma di Danilo Ronchi, Dani Danilo Riff. Ronchi, Ha Dani Riff. fatto Sì. estremamente piacere che abbiano dato visibilità sì. all'evento. Ma soprattutto hanno fatto 2 belli articoli, li ho letti tutti e due e onestamente rispecchiano un po' quello che è la realtà, no? della cosa. Sono brevi, semplici, chiari e concisi, non come Esatto. le live di IB. Vabbè, questa è una live di IB. Vai, vai, corri. Allora, qui, praticamente torna giù. Allora, il giovedì, appunto, il giovedì 12 giugno sarà l'arrivo dei pesci in concorso a acclimatamento. Staff e giudici organizzano i betta in concorsi dividendoli per categorie, forme e colore. Ecco, prima arrivano i pesci, meglio è. Esatto. Una Prima domanda, una Dimmi. domanda a voi due. Ad esempio, io ho iscritto 10 pesci, no? Mi sentite? Sì. Sì, 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 vai, vai. Ma se decidessi di portarne qualcuno in più, che succede? poi mi mandi una mail se decidi di iscriverne. Abbiamo ancora 49 59. posti. 59 mi sembra. 59. 50, 50 posti, dai, più o Sì, meno. c'è chi ne ha iscritti anche 25. Sì, lo so, io ne ho iscritti 10, per Sì, esempio. sì, sì. Però ora, guardando, ce n'è qualcuno che a me interesserebbe portare più, anche in più pesci. Domani fai l'aggiunta e mandi ancora la mail a Mario e te li aggiunge. Sì, non Tranquillamente. serve ricompilare il modulo, basta una mail e poi E io ti gli dico che faccio. aggiungo due pesci, due o tre pesci al mio costo. Sì, sì. Ok, va bene. Ok. Appunto, dicevo, quindi il venerdì 13 giugno dalle 9 alle 18 circa, insomma, dovrebbe essere questo l'orario, i giudici analizzano e giudicano ogni singolo betta splendens seguendo le regole del Bettas for All, che c'è uno standard ben preciso per tutte le tipologie di... se me lo fai scorrere un attimo, No. poi... Allora, aspetta, sabato... Ok, sabato, diciamo, l'apertura del vivaio inizia alle 9, è alle 9 aperto, ripeto, l'ingresso è gratuito, non si paga assolutamente nulla. Alle 11 c'è un allestimento di un acquario per betta selezionati a cura di questo Marco Nicoli, che secondo me è un personaggio non affidabile. E alle No, gliel'abbiamo 15, già fatto fare uno d'allestimento, non è esatto, sì, male. io, vabbè, dai, per modo di dire, perché poi alla fine è stata abbastanza semplice. Alle 15 abbiamo un allestimento anche di un acquario dedicato ai Cianna, a cura di Davide Marino e Lorenzo Tarocchi, che appunto sono due soci AIB. Alle 17 tavola rotonda, si parla di standard, selezioni e concorsi, insomma, tra amici, tra giudici, eccetera, eccetera. La domenica, che diventa anche lì una giornata bella importante, sempre alle 9 l'apertura del vivaio, alle 11 mi raccomando non mancate, perché c'è la premiazione ed è veramente un bel evento da seguire, perché c'è sempre tanta gente, poi è sempre un po', io dico sempre un po' il culmine di un anno di lavoro, no? Per chi arriva a essere premiato, è un bel momento, quindi non mancate. 14:30, 15, mettiamo così, un'assemblea dei soci dell'AIB per parlare un po' dei programmi futuri, eccetera, eccetera. Nel frattempo, il sabato e la domenica ci sarà la vendita dei pesci per chi vorrà venderli.
Ogni vasca sarà appunto, diciamo, contraddistinta da un biglietto con il nome allevatore, il prezzo dell'esemplare, che esemplare è, che tipologia, eccetera, eccetera. Se non ricordo male, il 25%, lo dico perché magari qualcuno non lo sa, della vendita del pesce non c'è asta, il prezzo è fisso, lo decide l'allevatore, e il 25% resta all'organizzazione, quindi alla Mangrovia, eccetera, eccetera. Penso di aver detto un po' tutto. E non abbiamo messo un programma ricco di attività come lo scorso anno, proprio per lasciare più tempo anche agli allevatori Esatto. per essere liberi e presenti e gestire, tra virgolette, la vendita, che poi detta così è brutto, ma in realtà essere disponibili a spiegare a chi viene, parlare un po' dei propri pesci e dare qualche Ma anche, consiglio sull'allevamento, sulla esatto, selezione, esatto. Perché perché, cioè, diciamo, vendere i pesci è sempre sì, una parolaccia, diciamo. sì, sembra una cosa brutta, ma se non vendiamo i pesci, non facciamo girare gli animali e non c'è possibilità per chi vuole iniziare di Sì. poter cominciare con animali, ecco, belli, particolari e rari. Ha No, sempre ma un'accezione negativa la vendita dei pesci, cioè nel nostro settore dell'acquariologia la vendita degli animali è sempre un'accezione negativa. In realtà non è così, è solo vendendo gli animali che si ma permette la io, nascita di nuovi allevatori, di nuovi appassionati. esatto, Anche perché poi puoi anche rinsanguare il tuo allevamento se c'è qualcosa che ti interessa in esatto, particolare. esatto. Quella è una cosa importantissima invece, provare a mettere del sangue nuovo in allevamento e provare a fare sempre qualcosa di meglio. Ma soprattutto, Maurizio, io credo, sono convinto che a livello italiano e anche europeo ormai abbiamo della qualità veramente molto alta. Te lo dice uno che comunque ha acquistato pesci, li acquisterà ancora in futuro, per carità di Dio, però veramente dobbiamo dare molta priorità all'allevamento, diciamo, europeo, Italia compresa, Bravo, bravo. perché veramente abbiamo veramente della qualità molto alta. E per questo io ti dico che è necessario anche fare degli interscambi fra di noi, Certo, proprio per certo. poter rinsanguare i Ma, nostri allevamenti con del sangue italiano ma europeo. questi eventi servono proprio anche a questa cosa, E infatti, a scambiarci gli animali tra di noi e bravo. o Più pesci partire. mettete in vendita, meglio è. Va vedi la E palla io ne da. sto portando solo 30 per quest'anno, quindi penso che possano bastare. 15 sono di tua figlia. 15 sono soli e 15 sono 15 miei. quest'anno sono miei. Esatto. No, comunque veramente è importante da questo punto di vista proprio questa cosa, è veramente importante. E soprattutto la cosa che io cerco sempre, chi mi conosce, chi è collegato lo sa, cerco sempre di stimolare gli allevatori italiani. Non è Alle. vero, Cosa? non è Tu vero. stai zitto, Vincenzo. No, sii sincero, Vincenzo, cosa ti dico sempre? Allora, digli come ti chiamo io. Frate mi chiama lui, vabbè. Allora, No, ho detto però, tutto. no, però la cosa importante è veramente che noi dobbiamo essere i primi ad essere autocritici con noi stessi, con i nostri animali. Perché Bravo. se partiamo dal presupposto, quelli di Vincenzo, lui c'è più belli, l'altro c'è più belli, non andiamo da nessuna parte. Sì, vabbè, ma Marco, i fatti parlano chiaro, cioè gli Sì, allevatori sono quelli che vengono al concorso, non è che ce ne sono di allevatori in Italia, eh. sì, Sono no, qua no. gli allevatori. Sì, no, infatti, però è bello e importante questa cosa. Principalmente il discorso dovrebbe essere di non peccare di presunzione in No, quello che si fa. assolutamente, è il primo sbaglio che puoi Appunto, fare. Il essendo che primo ne sbaglio. conosco alcuni di questi e io li ho posati, che per me non vale Guarda, manco la pena parlarci. chi, Dico, tu chi non mi. sei uno di questi, lo sai, per cui non No, siamo a quel però livello. chi mi conosce sa quanto io non sono mai contento dei miei pesci, mai. Ma è vero, ma Ma neanche io io, sono ma io, contento dei miei pesci. ma perché io sono così, cioè perché io ho in mente, ma è vero, Vincenzo, lo dico anche agli Lo altri, so. io ho in mente dove voglio arrivare, magari non ci arriverò mai, perché poi hai a che fare con degli animali che non è che fanno esattamente quello che vuoi tu.
ma ho in mente chiaramente dove voglio arrivare. Ci sto lavorando, ci arriverò probabilmente nell'arco di 2, 3, 4 anni, non lo so, ma perché questo ti porta a cercare di migliorarti sempre. È fondamentale questa cosa qua, è fondamentale. E queste occasioni sfruttiamole, sfruttiamole, sfruttiamole. Perché, Bisognerebbe cercare di andare anche all'estero. esatto. Infatti io quante volte dico, venite in Olanda, mandate i pesci. Ciao. Lo so, non è sempre semplice, chiaramente, posso capirti, tu Già hai per, 8.000 secondo me chilometri. Maurizio già sono 1200 km per venire lì. Sì, Pensa no, come in vai là. aereo. Sono ah, 1.800, vabbè, non sono 1.800. è chiaro che se 1000 e andate qualcosa. dovete 1.800. andare in aereo, chiaro, Dico, ovvio. va. No, vabbè, ma No, però guarda, anche a livello di associazione di IB, l'anno scorso quando sono andato ad agosto in Olanda, io posso dire, ho rotto le scatole a tutti, facendo conoscere IB, facendo le foto col roll-up dell'IB, mi chiedevano ma che cos'era, cosa facevamo, spiegavo cos'era l'associazione. IB oggi è conosciuta in tutta Europa. Tutta Europa sa cosa fa l'IB. Anche prima, non dico di no per l'amor di Dio, però io veramente ho rotto le palle a tutti quanti su in Olanda con sta storia dell'IB. Li chiamavo, gli spiegavano, mi chiedevano, però vedi che poi i risultati arrivano perché la gente sa che oltre all'organizzazione dell'evento ci sono anche associazioni serie e preparate che collaborano per creare questi eventi e fare qualcosa di veramente bello. È importante questa cosa qua. Sì, ma il problema anche per presentare i pesci in Olanda è che per noi è un problema serio, perché anche se noi li vogliamo spedire e non vogliamo venire noi, come si fa? Noi siamo Devi, allevatori privati, quello è il problema. devi- devi venire da Mario e te li spedisce Mario in Olanda. Ecco, quindi mi faccio 1800 km per portare i pesci a Mario, non capito. Poi ne parliamo. Ma per noi questa qui è una cosa un po' incasinata, Sì, purtroppo. no, chiaro no, che è un po', non... è più che altro è pesantuccia, più che altro. No, non è Sì, pesantuccia, è incasinata proprio. A prescindere dal Perché tu fatto dei devi mandare i pesci. pesci là, poi devi curare il rientro. Insomma, è un po' no, annoso. Comunque diciamo poi che ne ha parliamo. anche dei costi, perché traspedire e riportare Certo, a casa ha comunque certo. dei costi. Lo dici No, a me? quando li mandi all'estero sono a perdere. Sì, 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 Infatti. io di solito quando li mando o in Germania, ok, poi o li vendi o li lasci là, a meno che uno dice, vabbè, c'ho dei pesci che non voglio perdere, vabbè, Non li mandi all'estero. sì, sì, Vabbè, ma in Italia c'è solo la nostra, non è che puoi fare altro. Cioè, se vuoi valorizzare veramente i tuoi soggetti, sì, dovresti provare un po' a uscire, quello è il problema. E chiaramente se mandi gli scarti non li valorizzi. E no, se li lasci lì, non li puoi riprodurre. Quindi è il cane che si morde la coda. sì, Bisogna fare sì, più no, no, pesci. chiaro. Quindi per noi diciamo che da questo punto di vista è un po'... Guarda, tu devi fare semplicemente una cosa, devi pagare un viaggio 15 giorni a Zoe e la mandi, vedi, guarda come ha tirato sulla testa subito, vedi? La mandi in Olanda 15 giorni, gli dai il pacchettino con i pesci, lei sta lì, vende tutto, via, a posto così, Così tranquillo. proprio. Ok, ok, facciamo così che è meglio. Magari dai un occhietto tu, cara. Beh, comunque Non voglio... per mandare i pesci all'estero, poi ne parliamo. Ne parliamo. Sì. Ok, ok, Si sì, fa, perché ci sono tantissimi allevatori che Ma partecipano al guarda, concorso e poi gli rispedisco i pesci alla fine del concorso. ci vorrebbe sì. un convogliatore, come fanno con i canari. Però il Sì, sì. problema è che sono sparsi un po'... No, Beh, non riuscite a segnarvi questa cosa, no, poi ne parliamo infatti. quando c'è l'assemblea dei soci, ne Guarda che parliamo. forse vale... Sì, Vale ha vale. alzato la mano. Ok, infatti, perché non ho la schermata piccola. Vai pure, Vale. Mi sente? Mm. Di no. Valentin? Forse l'ha schiacciato per sbaglio, può Ah, essere. può essere, ok. Però per dirti, anch'io quando vado sto via una settimana e non ti dico che a livello di spese stare via una settimana tra viaggio, dormire, mangiare, cioè ti costa quel che ti costa. Non mi dici Ma ti niente di costa. nuovo, perché Sì, sì, anche no, a no, venire a nel Bergamo senso... mi sta costando quello che mi costa. Sì, beh, chiaro, chiaro, Quindi certo. diciamo che è la stessa cosa.
andare in giro costa, non c'è niente da fare. Ma quello, l'hobby è quello. Quindi Però ti dico la verità, è una gran bella soddisfazione. Cioè, è qualcosa di bello quando arrivi, sei accolto in maniera importante, ti vedono volentieri, alla sera vai a mangiare, ti diverti. certo, Anche lì sono dei begli eventi, certo, veramente. Non li assolutamente. spendiamo nel hobby. Non L'Olanda, saranno mai a livello del nostro comunque, eh? Questo è sicuro. A livello no, di Sai canovale. che no, allora l'evento olandese, voglio essere sincero, è importante. È importante anche perché è fatto in un contesto di un campionato europeo di carpe koi enorme, ma veramente enorme. È chiaro che noi gli stiamo dando del gran filo da torcere, questo sì, sicuramente sì. Anche perché loro è 15 anni forse che lo stanno facendo, o giù di lì, adesso non ricordo esattamente, però sono già tanti anni loro che lo fanno. No, però allora, io ho visto sicuramente l'evento in Germania e tutt'altra roba. sicuramente quello che facciamo noi è decisamente più fruibile per il Sì, pubblico. sì, sì. Addirittura. Quello è poco fruibile anche per gli allevatori, anche solo per come è messo. Noi siamo attenti a dettagli diversi, cioè loro organizzano questo concorso, quello che ho visto in Germania, e va bene, è un concorso a tutti gli effetti. Noi siamo attenti a tutta una serie di altri dettagli, cioè l'accoglienza del pubblico, fare in modo che il pubblico sia soddisfatto, che possa vedere i pesci, che possa comprarli, che possa parlare con qualcuno. Anche questo è il concorso. Io posso fare Certo, il concorso più bello di questo mondo con 600 pesci, facciamo un concorso IBC, io li importo dalla Thailandia, facciamo 1000 pesci anche. certo, Lo faccio nella mia sala, non lo vede nessuno. È comunque esatto. un concorso enorme, però è No, ma fruibile? No, non è fruibile. Non è fruibile. sai qual è la differenza, Mario, tra quello che hai visto in Germania e il nostro? Che da noi respiri il clima, diciamo, di amicizia, di festa, di roba così. Da loro no, questa roba non la... Sono stato anch'io ai concorsi in Germania. Cioè tu arrivi, sì, c'è il concorso, va benissimo, organizzato, non manca niente, però è una cosa che finito il concorso, basta. Non esiste il confronto Esatto, tra gli esatto, allevatori. esatto. E che senso ha, scusate? Ma no, è fatto all'interno di fiere importanti, vengono venduti tanti pesci, sicuramente ha più un aspetto quasi commerciale, se vuoi. No, Sì, bravo, ma sì. non ha lo scopo di Allora, valorizzare. senza criticare l'IBC perché sono socio anch'io, no? No, Però, non è una critica, non è una no, critica no, questo. no, Il no, loro no, no, obiettivo è quello, il loro è obiettivo è quello, prelevare pesce e esatto, venderli. esatto, Tu esatto. vai lì a colpo sicuro, sai quello che vuoi comprare, lo compri e te ne vai. Ma Basta. soprattutto un'altra cosa, nei concorsi IBC c'è la partecipazione dei pesci asiatici, che nei concorsi dei Betas for All no. Quindi questa cosa secondo me è fondamentale perché i concorsi del Betas for All, che sono quelli in Olanda e questo in Italia, danno la priorità solo ed esclusivamente agli allevatori europei. Punto. E vengono giudicati da giudici e allevatori europei, che secondo me fa tutta la differenza del mondo, perché se tu arrivi a un concorso tipo dove è stato Mario qui il 25 aprile e ti trovi su 400-300 pesci, quello che siano, più della metà dei pesci asiatici, capisci che ti viene un po', ti fa passare un po' la voglia, sinceramente, insomma, ecco. Veramente, certo, è È chiaro. uno scopo Uno diverso. scopo diverso, Uno loro scopo vengono, diverso. loro ti mandano, ti dicono, ti mando 200 pesci, ma io li voglio vendere, punto, basta. Ne abbiamo parlato anche lo scorso anno. Se decidessimo di organizzare un concorso IBC in autunno, potremmo tranquillamente farlo. Però Non ha senso. rimane fermo il fatto che il concorso didattico, divulgativo e quant'altro è quello che organizziamo noi. Sai cosa avrebbe senso allora a questo punto? Neanche fare un concorso, fai arrivare dei pesci e fai l'asta, punto. Metti i pesci in vendita e fai Sì, un'asta, perché sì. non ha senso No, far lavorare degli allevatori europei per un anno, farsi il mazzo per un anno e poi la settimana prima ti arrivano 300 pesci dall'Asia, che ovviamente mica ti mandano roba scarsa magari, e uno dice, vabbè, io mi sono fatto il mazzo per un anno,
Per cosa? Sì, ma qual è la differenza? Non è che noi non facciamo l'IBC perché abbiamo paura degli allevatori asiatici, No, è una no, roba no. diversa, perché lo vedo anch'io con i guppi. Un conto è l'allevamento europeo dove A parte che ci se sono io ti delle vendo. differenze sostanziali, secondo me. Allora, il problema con i guppi, cazzo a pennello. Se io tiro fuori un guppi da una vasca di un allevatore europeo, capisco mediamente sto comprando non il pesce, sto comprando quella genetica e quel ceppo. Esatto. L'asiatico ti tira fuori il pesce bellissimo Ma in che una non sai, coppiata di 500, e ok, che non sai magari neanche di chi è ha un figlio. livello bassissimo, però quel pesce è bello. Ok, in quel caso Certo. lì io sto comprando il pesce bello, ma non è detto che stia comprando una genetica bella, una Ma, genetica di qualità. ma Bravo. soprattutto non la conosci la genetica. E nessuno dei pesci che ho comprato io in Thailandia mantiene la genetica, eh? Sono Eh, tutti, non c'è nessun Infatti, ceppo fissato. ma no, ma loro sono l'Asia così. punta sulla quantità, spazi Infatti, enormi, fanno tanti Esatto. pesci, hai tanti. Costi, costi quasi zero, tra zero, virgolette. zero completamente, no quasi, proprio No, zero. Noi vabbè, che non mettici abbiamo la sopra. possibilità di allevare all'aperto, per fare un pesce bello dobbiamo essere molto più attenti sulla Ma, selezione. Ecco, questo è il oh, motivo per cui abbiamo deciso di fare il concorso Betta for All. Non perché sì. abbiamo paura, ma No, no. perché la qualità è decisamente più. Infatti io penso che si dovrebbe lavorare per fissare geneticamente determinati ceppi di pesci. Che non puoi Sicuramente. lavorare così, accoppio due pesci, quel che mi esce mi No, no, esce. no, infatti. Poi se c'è quello bello lo presento, se no niente, non funziona così. Se devi fare selezione, è selezione. Sì, sì, sicuramente, però non è... se tu chiedi a un asiatico, prendi un pesce, ok? Avrai preso dei pesci, no? Come dicevi Maurizio, tu vai a Sì, dire a questa persona, digli, ma scusa, il padre e la madre di questo pesce non lo sanno. no, non glielo chiedo mai perché appunto non No, lo non sa. lo sanno. Io ho fatto queste prove per ridere, tra virgolette. Non lo Bravo. sa- ti dicono padre di chi? Cioè, capito? Cioè, non lo sanno. Quelli ne fanno talmente tanti che manco sanno che cosa hanno lì in Ma mezzo a quelle bottiglie. loro sono diventati i nuovi ricchi, punto. Cioè, sono così. Loro adesso, se tu vai a prendere pesci di qualità, ti sparano 150, 200 dollari, 250 dollari. Ormai sparano sti prezzi qua. Però è proprio per questo motivo che dobbiamo cercare di allevare bene noi in Europa e secondo me, ti dico un'altra cosa, noi siamo pure più bravi ad allevare di loro. Ma su questo non c'è dubbio. A selezionare sicuramente. A selezionare. Sì, allevare selezionando, intendo chiaramente, no? È chiaro che diciamo la concorrenza è un po' sleale perché loro energia elettrica zero perché non hanno Eh, riscaldamenti, cose così. Cibo lo trovano un po' ovunque, acqua non so nemmeno se la pagano per dirti, quindi vabbè, ci sta. Invece io quando vado alla Mangrovia lascio sempre un po' di portafoglio là, e uno e ma quella è l'altro. una tassa fissa per No, noi. vabbè, scherzo ovviamente, però è chiaro che se hai 300-400 pesci, devi dargli da mangiare la catappa, l'acqua, l'energia Bravo, elettrica. Cioè a me bravo. questo mese mi sono arrivate 430 euro di energia elettrica. A me Cioè, 4,50, oggi l'ho eh, pagato. capito? Cioè non è- È la lavatrice. no, io non ce l'ho nemmeno di là, capito? Ancora l'acqua non mi è arrivata. Ancora l'acqua non mi è arrivata. È E la poi lavatrice vedremo. asciugatrice che consuma. No, Quella. Sì, ma sì. no, ma il problema, Vincenzo, che io dove ho la fish room non ho né lavatrice né asciuga, non c'ho niente, c'ho solo i Bravo. pesci, capito? Nemmeno io. Io ho solo pesci. E sono Quindi, due contatori divisi. quindi è una concorrenza un po' sleale, diciamo così. E poi vorrei sottolineare un'altra cosa, dal punto di vista etico siamo proprio su due mondi diversi, l'Europa e l'Asia. L'Europa, secondo me, è un po' più attenta al rispetto degli animali, no? Quando allevi degli animali sei un po' più attento al rispetto di come li tieni, roba del genere. Loro appena se qualcuno c'ha qualcosa, via, basta, cioè, non è- sono un po' così, però vabbè, qui stiamo uscendo un po' dalla... È normale che sia così, perché avendo 10-20 mila Sì, pesci, sì, sì, non sì, ci può essere. Se c'è la vasca che ti va male, la devi fare fuori, sì, sì, no, no, perché indubbiamente. loro ragionano così, non hanno etica, ecco, loro hanno solo il guadagno e basta. Il guadagno, te l'ho detto, sono diventati i nuovi ricchi.
Però, sai, con quelle cifre che hai detto tu non sono molto d'accordo, 100-150. No, no, Meglio- se li vuoi, oggi è così, quelli belli. Oggi non lo so, io parlo fino a un anno fa, non era così. Sì, sì, fidati, Non era fidati. cioè, se ne prendi uno è normale gli devi dare quei soldi, ma se fai No, vabbè, chiaramente, vabbè, se fai come per dire può fare Mario che ne prende 200, 300, appunto, 500, appunto. vabbè, il discorso è Sì, ma diverso, no, magari è no. lo stesso allevatore che arriva al privato che gliene chiede 60 da importare in transshipping e il prezzo diventa un decimo. Sì, sì, no, Poi Infatti, chiaro, gli chiedi chiaro, una coppia e te ne spara. Vabbè, certo. cioè, se quella è gli chiedi una un'altra, coppia, quello ti chiede 100 euro, 150 euro, è qua normale. si apre un Un altro. altro capitolo, un altro capitolo. Infatti, infatti. Vabbè, direi che abbiamo detto un po' tutto, Mario. Qualche. Se avete domande, qualcosa... Sì, io volevo dire, ma perché nei pesci esposti non si può avere un bigliettino con un giudizio dove sono pregi e difetti del pesce? Già sta cosa l'avevo detto l'anno scorso. Sarebbe Eh, utile perché se io punto su un soggetto che non vedo che c'ha la doppia pinna, che non vedo che c'ha la doppia anale, che non vedo che c'ha una no, squama vabbè, fuori posto, no, magari questa cosa qui, lì però dovresti studiare lo standard tu, primo. sì, prima fa la trasformazione, fa la traduzione in italiano, per bene. No, vabbè, ma oggi c'hai una figlia lì, ti traduce tutto in italiano, glielo Sì, Sto ma lei provando. studia pure, quindi non è che può stare appressante col No, meccanismo. però quello però diventerebbe, Allora, te lo in effetti spiego. però, allora, io sono d'accordo con Maurizio. Poi, che sia complesso con i beta è un altro discorso, ma sia una soluzione a tutto. Ad esempio, con i guppi viene attaccata su tutte le vasche una scheda dove c'è il punteggio per la caudale, dorsale, il Bravo, collo. no, non è che uno chiede, Col betta magari è più complesso perché non esiste un software di valutazione come quello dei gruppi, però esiste la possibilità di andare, siccome i giudici li hanno tutti i loro appunti quando fanno la selezione dei betti Certo, da selezionare, secondo me bisognerebbe, spero quest'anno si riesca a fare, ritagliarsi del tempo in modo tale che quest'anno, cavolo, cioè, stanno venendo quattro giudici, stiamo pagando, porca miseria, sfruttiamoli nel senso sì, sì, bravo, con no, il no, infatti, termine infatti. e, capiamo quali sono i nostri limiti. e utilizzare questo tempo in più, motivo per cui abbiamo messo anche meno attività il sabato e la domenica, per poter parlare con i giudici e farsi spiegare quali sono i difetti del pesce, perché ok, arrivo primo, secondo, terzo, quarto, ma se non Voglio so capire. dove devo migliorare è un problema. No, Bravo. no, no, ma infatti questa cosa la puoi chiedere Mm. tranquillamente, non c'è Dobbiamo, nessun dobbiamo problema, creare Sì, ma non assolutamente. è il chiedere, capisci? Cioè, non è solo il chiedere, perché il chiedere magari il giudice ti dice sì, ha questo problema. Però invece se lui ti lascia una scheda di valutazione, tu te la vai a guardare, come fanno con i canarini, per esempio, nulla di Sì, impegnativo. È che Quando prendono gli non c'è un software l'ho visto anche io quella cosa qua, con i gruppi ci sono delle regole un po' più, diciamo, un po' più ferree, c'è un software di valutazione. Col bet è diverso perché ho visto anche il discorso delle categorie, che è una cosa che ci ha fatto impazzire a non finire. Ad esempio, ci sono delle categorie che sono aggregabili. Aggregabili significa che bisogna cercare di fare in modo che tutte le categorie abbiano più o meno lo stesso numero di esemplari, perché se io partecipo in una categoria dove siamo semplicemente, ci sono due pesci, ha certo, senso che venga aggregata con delle accorpata. categorie che altri. che sono affini, ok, dal punto di vista del fenotipo. E questo comporta dei grossi problemi dal punto di vista della gestione di un software di valutazione. È per quello che noi avevamo pensato, perché è effettivamente importante questa cosa che dice Maurizio, è veramente Ma importante. c'è una tabella di giudizio, non è E- che non ci sia. e infatti bisogna, siccome non c'è in questo momento la possibilità di stampare questa cosa da mettere sulle vasche, perché No, fisicamente non diventerebbe... c'è, non si riesce, è un lavoro impossibile da fare. Poi Però Maurizio, oh, quantomeno cercare di veramente andare a parlare con i giudici, magari glielo anticipiamo anche quest'anno noi, ma guarda che comunque negli anni passati si erano resi tutti disponibili. Poi lo sì, scorso sì. anno abbiamo avuto Eh, un problema che due giudici per motivi importanti di salute non erano riusciti a venire e Michiel da solo, si è perché sudato era quattro camicie. difficile riuscire a parlarci. Quest'anno ci siamo portati avanti, ne abbiamo invitati quattro, tutti e quattro ci sono e facciamogli sputare sangue, porca miseria.
Sì, no, no, ma poi, allora, poi Maurizio, una cosa importante da tenere ben presente, che un pesce di qualità, te lo dico perché l'ho vissuta io l'anno scorso, io sono arrivato nella finale del Best in Show con un pesce eh, che a detta parlavamo con Michel, eccetera, eccetera, mi dice, guarda Marco, sicuramente, male male che va, può fare la riserva Best in Show, se va bene può anche vincerla. Durante la finale del Best in Show si è appiattito sul fondo, non si è più mosso, era sfinito, scoppiato e addirittura, giuro, guarda, te lo dico perché non c'è niente da nascondere, mi dice, guarda, diamogli un quarto d'ora, 20 minuti di tempo, perché effettivamente è un pesce che vale la pena aspettare. Niente, era morto, fine. E non è stato premiato. Questo per dirti che anche durante la performance del pesce è importante durante il momento del giudizio, perché tu Sì, puoi sì, sì. avere un bel pesce che durante il momento della performance Non non va, rende, non non rende, rende. certo, certo. È Vabbè, come ma cavalli, è come questo, cani, è normale. Però questo è un dico, altro se quando il discorso. giudice fa una valutazione, io penso che quando, io non lo so, non ho mai assistito a un giudizio, però penso che quando giudica un soggetto ha davanti una scheda. Certo, Oh, certo, quindi dove segna pregi e difetti? certo. Cioè, Basta allora, mettere, scusa, basta mettere un pezzo di carta carbone e lo fa in duplice copia, uno l'appende e uno gli rimane. Stop, finito lì. ho capito, ma dove lo appendi su una vasca di 10 No, centimetri ma non è solo quadrati? quello, bisogna... È un No, po'. metti il numero di sono- vasche e glielo metti accanto, non è un problema, penso, no? Non è così semplice, non è così A meno semplice. che non sono dei fogli tipo... Sono No, ma fuori. a volte viene fatto anche, non è che viene scritto, viene fatto un confronto fra due pesci e si sceglie quello più bello, non è che viene scritto. Il problema è che manca, ma non è un problema del betta forosa, è una cosa che riguarda i concorsi di betta, ho visto. Ma e non solo i concorsi di betta, anche i concorsi di gruppi in America e in Asia. Ecco, siamo solo in Europa con i gruppi che abbiamo un software di valutazione fatto in modo serio. Però ti faccio Peccato, perché un'altra. anch'io quando avevo partecipato a certi campionati dall'Europa, a parte quelli in cui abbiamo fatto il podio, e non entravi neanche in classifica, cioè non comparivi in classifica. Eh, Perché? Perché in Asia addirittura fanno di peggio, ci sono 20 pesci in categoria, loro scelgono, guardandoli con attenzione, senza scrivere nulla, i tre più belli e giudicano quei tre. Gli altri non li giudicano. Sì, Non li fanno una giudicano in Asia. selezione. È una roba. Sì, Per dopo loro, di. per loro è normale, per noi non è normale questa cosa. Per noi non Sì, è siamo. normale. Voglio capire, dico, se paghi per un'iscrizione, Vabbè, dico, però si devi, può... devi essere... No, 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 se io pago per l'iscrizione, tu devi giudicare il pesce. Che stai a dire? Esatto, esatto, sono d'accordo. Ma In si potrebbe Europa, fare anche Sì, un'altra cosa. Ad Eh? esempio, se il giudice ha la scheda che giudica il pesce, no? Eh. Questa scheda rimane, non è che verrà buttata via. certo, certo che Allora, rimane. alla fine, chi vorrà la scheda la potrà richiedere. Certo, Sì, ma certo. non c'è, questa cosa non c'è, perché io l'anno scorso ci ho provato a capire come funzionasse questa Vabbè, cosa si qui, ci però dice che se No, dico, gli io la, voglio arriva la la- capire scheda, perché il pesce che non ha vinto, no, la perché io per scheda, esempio puntavo su quel pesce lì no, e invece mi ha vinto la l'altro. scheda di valutazione c'è ed è Eh, suddivisa tra la performance del specie e lo stato di salute, tra lo standard, tra il colore e diciamo e poi i vari sì, ma difetti che potrebbero avere. Quindi appunto. ma c'è, se tu vai sul Betas for All la trovi questa cosa, non è che non è, Però non mi è che. interessa quella, a me interessa quella del mio pesce, del tuo pesce, del pesce di mia figlia, Sì, sì, per certo. capire dove sto sbagliando. Solo quello. Però sì, Sì, allora è importante, però t'ho detto, può essere molto legata a quel 2 minuti del giudizio che il pesce va o non va. Tu dici, certo. guarda, lo chiedo a Mario, parlando dei guppi, tra un primo posto e un terzo, quarto posto, a volte nei guppi, quanto c'è di punteggio di nessuna differenza? differenza. Nessuna Nessuna differenza. A differenza. volte Mezzo punto. quello che arriva terzo poteva anche arrivare primo, magari solo perché in quel momento Però lì. capisci che Maurizio tu dici, ok, ha fatto il primo e il terzo, ma non c'è differenza di punteggio, quindi no, No, quello che c'è dico io è. sempre una Sì, differenza. c'è una differenza, magari vabbè, è una differenza Eh, che se li avessi giudicati il giorno dopo, vabbè, no, magari- lascia stare il giorno dopo. Quel giorno lì io l'ho visto a Parma durante il giudizio dei Guppi
il primo aveva 94,5, il secondo Sì, ma 94,6. ci sono 0,33 di differenza di punteggio. Esatto, Sì, cioè sì. niente. Ci sarà un difetto. Ma lo 0,33 Sicuramente, presente, però si Maurizio, giudica cos'è? anche, Niente. si giudica nei gruppi, si giudica anche, adesso non so se così nei beta, si giudica la vitalità. Certo, la Sì, vitalità, certo. certo. E magari in quel momento Ma, lì il pesce si sta accoppiando. infatti. Oppure si siede sul fondo perché magari è sfinito dallo stress del il viaggio, l'acqua diversa, che ne so, tanti fattori che possono incidere magari allo stato di salute del pesce. Ma è la prima cosa, lo stato di salute e l'attività del pesce. Un Sì, poi pesce, vedi, magari nel nostro caso non è così. Non è così perché abbiamo creato un ambiente condizionato dove la temperatura non cambia. sì, Ma ad esempio in fiera, dove sono stato io, la mattina c'era una temperatura, il pomeriggio un'altra. Considerando che il Certo. giudizio dura 6 ore, magari la mattina i pesci erano inchiodati sul fondo, i E primi che torni, venivano giudicati, esatto. il pomeriggio si muovevano un po' di più. No, ma poi Fortunatamente, Mario, c'è anche un'altra cosa da dire. Ci sono pesci che sopportano lo stress molto bene, ci sono pesci che lo pagano a caro sì, prezzo. sì, sì, Certo. le temperature sono basse, gli albini sono i primi che ne risentono. Però secondo me di questa cosa qua è giusto che ogni allevatore presente abbia la possibilità, ma infatti Certo, esiste questa possibilità c'è la di no, ma possibilità, parlare. se certo. esiste la possibilità di avere la scheda di valutazione che ha fatto, Sì, però sì, va bene. te la deve spiegare, però, se vuoi capire. Eh, Beh, il Perché se... punteggio lo riesci a perché- capire, dai. No, ho capito, però se tu vuoi la scheda, vieni, te la do. Ok, ti faccio una copia della tua scheda Ah, e te la do. E tu vai a casa, ma se non sai i parametri di giudizio ah, quali sì, sono, quello sì. Certo, Quello sì. quello non quindi c'entra niente. Però dico, in quella maniera lì almeno lo capisci dove la pecca. no, ma ti deve spiegare però perché ha preso quei punteggi. Perché se tu prendi la scheda e basta, secondo me non capisci perché ha preso quei punteggi. ma sì, Capisci? secondo me se ne può parlare Certo, il certo. venerdì, già il venerdì dopo il giudizio, se non fanno troppo, magari, sai cosa facciamo? Li facciamo correre subito già dalla mattina il venerdì, così finiscono presto e poi c'è tempo per confrontare. Guardate, non fateci correre, se no facciamo come gli asiatici, prendiamo i primi tre e basta. Anticipiamo l'inizio alle 8 e via. Quest'anno ci sarà da pedalare, sì, anche a fare tutte le categorie. Allora, sia venerdì, probabilmente, già il venerdì pomeriggio, quando il giudizio è finito, tanto se c'è bel tempo siamo tutti lì in vivaio perché si cena lì, già quello è un momento in cui si può parlare con i giudici, e il sabato anche. Sì, sì, sì. Questa tavola rotonda che abbiamo organizzato sabato alle 17 del pomeriggio è anche per questo. Sì, no, no, infatti, ma ripeto, la possibilità di farsi spiegare, farsi chiedere Mm. le cose c'è, cioè, non è che dici, ah no, non si può chiedere Ma anche niente. fare delle proposte, Certo. capire perché sai, io l'ho visto all'estero, l'ho visto nei concorsi di gruppi e per me nei gruppi è una cosa assolutamente fattibile. Con i beta vedo poca fattibilità, ma magari proporlo, parlarne, magari è una cosa su cui si può decidere di lavorare, il discorso della pubblicazione del giudizio da esporre o comunque renderla consultabile in qualche modo. Basta chiedere. Sì, sì, no, no, ma tutto Sì, si può sì. chiedere, si può fare, per l'amor di Dio. Certo, comporta un bel lavoro in più, Vabbè, indubbiamente, ci si indubbiamente. organizza, Ma cerchiamo Mario, di... nemmeno, io non penso nemmeno che ci sia un grandissimo lavoro in più. Perché, ripeto, quando tu Eh, fai una scheda di valutazione, giusto? Cioè, tu hai un punteggio per ogni Tu pesce, sai quanto tempo ci vogliono a fare le classifiche, Maurizio? le classifiche non lo so, ma per giudicare un pesce quanto ci stai? Dipende, poi una allora, categoria Ti ci dire puoi che ci stai stare... mezz'ora perché non ci credo. No, tu allora, io devi ci sono... giudicare la categoria, non un pesce. No, no, a Se tu... giudicare non la categoria. Stai giudicando un pesce, lo stai guardando, Ok, giusto? Per dargli, quindi lo fai andare in parata, quanto ci stai a giudicare? ok, ti faccio un esempio. Arriviamo in una categoria di 15 pesci dove 5-6 sono a pari livello. Come li scegli in 5 minuti? Intanto scegli i primi 5, E poi li poi ti devi... guardi questi 5.
e poi li devi comunque riguardare tutti ancora. Ok, giusto. Per Però fare quando una fai un giudizio categoria, finale, giusto, giusto, però quando fai un giudizio finale, quello, vabbè, ma quello è quando fai un giudizio giusto? finale, è quello. E quindi che significa? Che tu fai, se redigi una scheda, redigi una scheda. Sì, Quindi, anziché farne un'unica copia, duplice copia, carta sì, carbone. sì, ma quello non è un problema assolutamente. Guarda che non è mai Ma solo stato. perché? Solo perché? Perché per me, ripeto, magari per me io non ho visto che ha, che ne so, la squama che non combacia, o magari, e quindi può essere un difetto genetico, può essere che magari l'ha persa per lo stress, ma però se ha una doppia caudale, quello lì lo vedo. Sì, beh, se ha dei difetti importanti, Eh, chiaramente sì, ovvio. Però se tu vai a chiedere la scheda, ma non sei cosciente di come deve essere lo standard e il giudizio, tu no, della che c'entra? scheda Lo non te ne standard, fai nulla. no, lo standard lo devi conoscere. Per me è più importante che tu vai a chiedere al giudice e dici perché, esempio, il mio pesce ha fatto il primo, il terzo, il quinto, perché è stato squalificato, eccetera, eccetera. Allora il Allora, giudice ti spiega perché, allora puoi capire. è Secondo una cosa me, di cui si può parlare. Allora, io ci sono passato in passato quando si facevano i giudizi dei gruppi con le schede scritte a mano. Vi assicuro che poi per elaborare le schede eravamo in 7-8 persone tutto il giorno a elaborare questi dati. Era una cosa folle. diventi Pazzesco. matto. Poi sono arrivati i tablet, connessione internet e Ecco, beh. quant'altro. Il Sì, ovvio, giudizio chiaro. che fa il giudice finisce direttamente nel software ed è tutto più semplice. Comunque richiede un po' di lavoro perché nel momento in cui sono pronte le classifiche vengono fatti tutta una serie di controlli incrociati per vedere che non ci siano inesattezze. Ecco. Sì, degli errori, Secondo certo. me se ne può parlare perché se ne può parlare Sì, ma durante il di tutto concorso. puoi parlare Sì, sì. assolutamente, ci mancherebbe. Che Non c'è nessun problema. problema, certo. Se c'è No, questa no. necessità qua. Guarda, già il fatto che i giudici siano disponibili a spiegarti il perché o il per come delle cose, secondo me è già un grande vantaggio, cosa che non tutti fanno. Io non credo che se tu vai da signor Saravut in Germania a chiedergli perché questo pesce o quell'altro, ti guarda, ride e non ti risponde Sì, sì, ma nemmeno. infatti non meritano pesci. Bravo, bravo. Non meritano pesci, però ne hanno fatti 350 quest'anno. Ma perché c'è sempre il discorso della vendita. Però li E tu fammi venire un fanno. paio d'anni in Italia e ti faccio vedere che non ci viene più nessuno a portarti pesce a lui. No, ma va, li faranno sempre loro, li Ah, faranno se li fa con sempre. questo criterio, no? Lo fanno perché loro ti sparano 200-300 pesci dall'Asia, hanno già fatto lo show. Appunto, quello, per Ma quello ti dico. l'IBC è questa, eh. Questo, per questo ti dico. L'IBC è questa qui. Non è che, sì, è vero, abbiamo le zone, l'Europa, l'Asia, gli Stati Uniti, ma la logica dell'IBC è questa. Prendo due allevatori grandi, addirittura il giudice che ha fatto qui in Germania adesso è il transhipper thailandese. Quindi Ah, boh. questo ha Ti in dice mano. tutto. No, ma no, non sto mettendo in discussione l'onestà della persona. No, 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 ti dice tutto per come vanno le Però è cose. chiaro, loro fanno lo sponsor all'evento, mandano i premi all'evento, mandano i pesci all'evento, è normale che li invitano. Dai, C'è penso qualche che. altro dubbio, perplessità, informazioni? Allora, prima arrivano i pesci, lo ripeto, meglio è, piuttosto meglio che arrivino il mercoledì per chi è dalla zona e non ha la possibilità di portarli il giovedì in mattinata, se me li porta mercoledì meglio ancora, così anche i giudici il giovedì hanno Mauri, molto a che più ora tempo. arriviamo noi, Mauri? Noi dovremmo arrivare verso le 8, mi pare. Qualche Vabbè. altra domanda? Tutti da Giovanni. Allora, Giovanni è strategico. Beh, è comodo sicuramente, dai. Eh, è solo comodo, eh. Esatto. bravo, hai detto bene, solo comodo. Eh, Però dai, però sei lì a due passi a piedi, non è poco, dai. eh, Non è Niente, sempre. poi nei prossimi giorni invieremo a tutti gli allevatori, a tutto lo staff che sarà presente in quei giorni, il modulo vari adesioni, pranzi, cene e quant'altro che ci stiamo cercando di organizzare per il giovedì pranzo, il giovedì cena, eccetera, eccetera. E niente, così poi sappiamo in quanti si vogliono fermare e ci organizziamo.
per il venerdì vediamo di organizzare questa gita, chi vuole fare un Sì? giro. Ok, perfetto. Sì, sì, no, se qualcuno vuole farsi... dovremmo avere la guida, insomma, che vi porta, vi spiega, vi racconta un po', tanto per passare la giornata, magari non stare lì ad annoiarsi, un po' così, insomma, che poi diventa un po' pesante. Niente, dai, se avete Vabbè. altre domande, se no ci congediamo, che abbiamo... vedi, che Mario mi ha detto mezz'ora facciamo tutta, un'ora e un quarto, Mario. Vedi? Beh, poi tagliamo qualcosa. Sì, non- No, No, non sì, la qualcosina guarda nessuno, se no. più. sì, il problema è che quando sono troppo lunghe e le riproponi, poi la gente è vero, non le No, guarda. no. Sì, si Tagliamo, scoccia, cioè. Guarda i primi 4 minuti e poi spegne facciamo e la basta. versione integrale. L'ho Lasciamo guardata così. tutta. Bravissimo, Cristian. E poi facciamo una versione sintetica, tagliamo un po' di cose troppo No, tecniche. facciamo semplicemente i saluti all'inizio, i saluti alla fine, basta. Ci mettiamo Perfetto. lasciamo la parte sui pranzi e le cene che Si interessa. prende le cene, Ecco, bravo, è una bravo, cosa bravo, importantissima quella. bravo. Ai, ai, ai. Va bene. Va Va bene, bene, ragazzi, io vi ragazzi. saluto e tolgo il disturbo perché ho qualche problemino stasera. Ciao, buona Ci serata. Ciao a vediamo. tutti. Ciao. Ciao, ciao, Ciao. 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 Buona serata, ci vediamo presto. Ciao. Va bene. Ciao, 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 ciao.